Di solito quando veniamo una volta ogni 3 o 4 settimane a fare la spesa grossa, ci fermiamo a pranzo in questo baretto che si chiama Puerto Latino, che è un classico bar majorero, quindi molto spartano, molto semplice, che ha dei piatti gustosi di carne e di pesce. Si mangia in una grossa quantità e si paga veramente poco. E di solito noi scegliamo la mezza porzione perché già quella è molto abbondante. Vi faremo vedere. Allora, adesso stiamo scegliendo cosa mangiare. Come vedete è un menù molto ricco che parte dai sandwich ai prodotti per colazione. Hanno dei croissant veramente giganti, agli hamburger, formaggio fritto, prosciutto, toast, piatti a base di verdura. Vedete che le porzioni le distinguono in intera e mezza, e uno si immagina che una mezza porzione sia una piccola quantità di cibo, invece no, è molto abbondante. Hola. Hola. Da bere cosa vuoi? Io prenderei una Coca-Cola zero. Una cola zero e una Fanta naranja. Una media ración de calamares fritos. Una media ración Con papas. io de pollo empanato. Ecco, sono arrivate le nostre mezze razioni. Questa è una mezza razione di cotolette di pollo. Metti la mano vicino così vedono che non è un piattino piccolo. Con tantissima verdura, abbondante verdura. Mezza razione. Pane caldo, croccante. E questa è la mia mezza razione di gamberetti e patatine fritte. Calamari. Sì, calamari, scusate, e patatine fritte. Sarà la fame. Ciao granellini, buon appetito. È impossibile finire queste mezze razioni. Io mi porterò a casa questa perché non mi piace assolutamente sprecare il cibo. Abbiamo un po' diviso, ho preso 2 pezzettini di pesce di Maria Grazia e le ho preso un pochino di pollastrello. Sì, ma io la mia l'ho finita. Vabbè, ma non importa, non importa. Io sono quella più grossa e devo apparire che sono quella che mangia di più. Ho mangiato un mezzo paninetto, ecco, molto molto buono, un fritto asciutto, un'insalata croccante e anche le patatine hanno un buon aspetto. E dopo vi facciamo vedere quanto abbiamo pagato. Eccoci qua. Finito il nostro pranzo, come promesso, vi facciamo sapere. Ma quanto abbiamo pagato? Che ne dici, Perdino, amico del risparmio? Quanto abbiamo pagato? Chiamano mezza razione, una mezza razione di calamari con patatine fritte, una mezza razione di petto di pollo con insalata mista, che erano 3 fettone di petto di pollo impanato, una Coca-Cola zero abbastanza grande di 330 ml, una Fanta di 330 ml e un caffettino per Maria Grazia. Cosa ne dici, Dino? Abbiamo pagato 18,10 €. Beh, mi sembra un buon prezzo, un ottimo pranzo. Abbiamo anche degli avanzi. E adesso, insieme all'amico Iperdino, che noi siamo molto fieri di aver vinto tramite un concorso di bigliettini con la spesa, vi portiamo nella grossa catena Iperdino, nel centro commerciale Las Rotondas. che è il più grande, credo, dell'isola. Penso E proprio di sicuramente sì. il più grande di Puerto del Rosario. E col nostro amico, di cui io sono affezionatissima, facciamo la nostra grossa spesa mensile. Diciamo che la spesa che facciamo adesso è la più grossa e poi la facciamo settimanalmente in altri iper, in altri posti. E Iperdino ha tutta una storia, perché quando siamo venute qua nel 2006 lui era un ragazzotto semplice e single, nel senso che le buste di spesa di Iperdino facevano vedere solo lui e noi le abbiamo ancora. Nel corso degli anni, ogni volta che siamo tornate, abbiamo visto che il ragazzo è cresciuto, ha preso moglie e adesso ha ben 4 figli, mi pare. Vi racconto questo aneddoto, ma avrete già capito da voi che siamo 2 sceme, quindi insomma non c'è bisogno di spiegarlo. L'ultima volta che siamo andate a fare la spesa e abbiamo vinto questo pupazzetto, eravamo così contenti che abbiamo fatto un balletto alla cassa.
anche vedendo che queste buste della spesa erano cresciute in termini di quantità di familiari, e lei ci ha chiamato le sue bambine, la cassiera. Ci avrà preso per due disabili mentali, non ha tanto torto. Ecco. Fai vedere bene la faccetta, perché non l'hanno vista la faccetta di Iperdino. Cala un po'. Fai vedere gli occhietti. Eccola. Ecco, quindi affidatevi a lui, vi consiglierà al meglio per i vostri acquisti e per i vostri risparmi. Vedete che bella panzella piena? Andiamo, Dino, a comprare qualcosa? Andiamo, andiamo. Siamo nel centro commerciale Las Rotundas e stiamo prendendo l'ascensore perché io ho paura delle scale mobili. Non ho il senso dell'equilibrio, mi sento cadere sia in salita che in discesa e anche del tappetino, quindi si va di ascensore. Ciao granellini, allora ci siamo messe in un angolino, siamo in questo grande Iperdino e abbiamo fatto una riflessione sul fatto che spesso quando vediamo i video altrui di persone che fanno la spesa per far vedere quanto si paga in un determinato paese, sembra sempre che quei supermercati siano vuoti, non c'è rumore di sottofondo, è tutto così pulito, è tutto così bello, in pratica un supermercato fantasma. Non è questo il caso, oggi l'Iperdino è pieno. Qui si è in festa nonostante tutto, rispettando le norme Covid con mascherine e distanziamento, ma c'è tanta felicità, ci sono tante persone, ci sono queste musiche natalizie e noi non intendiamo assolutamente toglierle in favore di immagini di scaffali vuote, se non piene di prodotti e solo per far vedere il prezzo. Lo scopo è quello di far vedere che si sta bene anche qua e quindi vi faremo vedere le immagini che possiamo nel rispetto della privacy altrui, quanto spendiamo, quanto riempiamo il carrello e se c'è possibile vorremmo trasmettervi anche attraverso queste canzoncine, questi rumori di sottofondo un po' di spirito legato a queste feste, che credo sia la cosa più bella. Non so se mi sono spiegata bene, grazie. Sì, ti sei spiegata benissimo. Appunto lasceremo i rumori di sottofondo, i rumori, le musiche di sottofondo per darvi un'idea reale di quello che stiamo vivendo adesso in questo momento. È lunedì pomeriggio, il centro commerciale è pieno. Questo ci dà grande gioia perché vuol dire che c'è ancora qualche soldino e la voglia di spenderlo. E che cos'è una vita senza desideri, senza comprare niente? Adesso per esempio c'è una bellissima fila di persone che stanno lì in attesa del bigliettino della fortuna, perché qui ci sono varie lotterie dove si vincono in realtà rispetto ad altri piccoli importi e si paga veramente poco, però le persone confidano ancora nella fortuna e in un momento dove le persone non confidano più in nulla, meno che mai nella fortuna, direi che anche questo, giocando poco, comprando un unico biglietto è un segnale positivo. Quindi inizia la nostra spesa. Andiamo? Seguiteci. Ecco, le immagini le terrò basse per una questione di privacy e intanto per farvi vedere che il centro commerciale è bello pieno. Vedete le scale mobili che a me fanno tanta paura? Qui abbiamo comprato qualche settimana fa dei dolcetti meravigliosi ed ecco il simbolo del risparmio, Iperdino. Ecco, mentre Lella è in giro, vi faccio vedere all'entrata il reparto ecologico. Molto ricco. E i prodotti della linea proprio Iperdino sono quelli che hanno ovviamente il prezzo minore. Vedete?
l'estrema varietà. Proseguiamo il nostro giro con il reparto biscotti. Ci sono le marche conosciute e anche quelle ovviamente sempre marca Iperdino. Noi le abbiamo provate e non hanno, direi, nulla da invidiare rispetto alle marche più in auge. Vuoi questi, amore? Sì, questi sono molto molto buoni. Sì, sì, sì. Fondente e cioccolato bianco? Sì? Aspetta, questo è fondente. Cioccolato nero, fondente. Sì. E questi bianchi. Sì. 87 centesimi l'uno. Sì, sono molto buoni, sono Sì. in pacchettini singoli che così restano sempre freschi. È la borsa Iperdino con famiglia di cui vi abbiamo parlato. Eccoli qua nel carrello. Pezzettoni grossi con una grossissima percentuale di fondente, oppure abbiamo la linea integrale completamente senza zucchero, molto molto buona. Qui scendiamo al 50% di cioccolato al latte e qui torniamo di nuovo sul fondente però alle mandorle. Guardate il prezzo, sono veramente buoni. Poi ci sono dei prodotti molto particolari. Da anni la linea Oreo è partner di Milka e di molte altre e fanno dei prodotti un po' particolari. Chiaramente questi ci ricordano di più le linee americane, chiaramente non salutiste, ma non siamo qui per farvi un video salutista, vi facciamo solo vedere i prezzi dei prodotti. Qui il prezzo scende ancora rispetto alla quantità e qui torniamo di nuovo sulla qualità e anche sull'arte, visto che ci fanno vedere Frida. C'è un intero scaffale solo di cioccolato. I nostri prodotti italiani ci sono, c'è la Ferrero e non costa di più rispetto a quanto costa in Italia. Stessa cosa i Kinder. Quindi pericolosi, non sentirete assolutamente la mancanza di niente. Il latte che di solito prendiamo noi, un Sono bottiglione da un litro e mezzo, Oppure da 1 litro 85 centesimi. 1,28 euro, mentre questi qua 1 litro 85 centesimi. Prendiamo 2 di queste? Sì, Questo dovrebbe essere intero, è Intero, quello sì. parzialmente scremato. parzialmente scremato, E quello blu cos'è? totalmente scremato. No, come proprio acqua. Come si diceva, il problema acqua, che l'acqua non è potabile, c'è chi la beve e dopo un anno gli vengono i calcoli. Noi la compriamo. La più economica provata finora è questa, 35 centesimi a bottiglia, Ovviamente marca Iperdino. oppure 37 centesimi se la comprate all'Idol. È molto più cara di quella di Padova perché noi addirittura bevevamo la guizza a 20 centesimi. Ma anche qua, poi magari compravamo bottiglie di vino da 10 euro. Non sono i centesimi che sposti di qui e lì, perché o li sposti dappertutto e non li rimetti da altre parti, allora hai un reale risparmio. Ma se come noi alcuni prodotti ti accontenti che siano scadenti e che costino di meno e altri vuoi l'eccellenza, alla fine sul piatto della bilancia noi non notiamo differenze, non in termini di spesa mensile, neanche settimanale, perché alla fine si sopperisce con altro. Ecco, un'altra cosa, ci sono i boccioni d'acqua, 8 litri, ovviamente quelli di marca Iperdino, sempre 8 litri,
a 88 centesimi di 8 litri. Servono per cucinare e bere. Chi beve acqua naturale tranquillamente beve quella dei boccioni. Cucinare con l'acqua dell'acquedotto non è consigliabile perché appunto possono venire dei calcoli, essendo comunque acqua desalinizzata. Angolo frutta secca e golosità varie. Anche qui un buon assortimento e un prezzo più che accettabile. Estrema varietà. Ecco qua, per gli amanti della pasta la troviamo. Allora, la pasta spagnola è una vecchia diatriba su chi viene a vivere alle Canarie, amata, odiata, si ammolla, buona, non è buona. Allora, se siete persone in grado di cucinare, la spegnete quel minuto prima, la passate in padella col vostro sugo preferito ed è mangiabile. Si può tranquillamente vivere di pasta spagnola. Se come me già a priori non amate neanche le paste più pregiate, non la mangerete o ne mangerete poca. Però c'è da dire che l'alimentazione canara non si basa sulla pasta, né pizza né pane. Qui comunque c'è la possibilità di comprare anche la pasta italiana. Che costa di più. Perché? Grazie, costa di più. Ci sono i costi dell'importazione e i costi della dogana. Noi quale scegliamo? Dipende. Sì. Essendo che Maragrazia ama molto la pasta e si accontenta anche di quella spagnola, bisogna vedere la quantità di pasta che decidiamo di comprare e se si decide che quella settimana la mangio anch'io. Quindi io direi che adesso prendiamo un po' e un po'. Con la pasta ovviamente ci va anche il sugo di pomodoro e qui, piccola nota dolente, noi facciamo un po' fatica a trovare un sugo che non sia troppo dolce. Probabilmente perché qua appunto non si usa più di tanto per fare la pasta. Come vi accennava Grazia, qui il discorso del sugo, usano tantissimo zucchero, in media ogni 100 ml di sugo di pomodoro ci sono 6 grammi di zucchero, quindi fate voi il calcolo, per cui bisogna cercare in tantissimi scaffali e probabilmente in più di un supermercato. Noi cercando abbiamo trovato questo sugo, sempre a marchio di Verdino, ma non è che lo stiamo sponsorizzando, è solo un caso, che ha come quantità di zucchero 2,8 grammi per 100 ml, il che significa che per una quantità di 400 ml sono 11 grammi, ossia 2 cucchiaini e un po'. Vi sembreranno tantissimi, ma rispetto ai sughi spagnoli standard è un sugo amarognolo. Lo proviamo. Scegliete sughi di questo tipo o ne fate a meno. Vi confesso che io spesso sono talmente nauseata dalla dolcezza del sugo che ne faccio a meno, però voglio dire, non è certamente questo che farà venire un diabete a qualcuno, sono i dolci extra che uno mangia, quindi te la metti via. Il mio problema è solo di gusto. E quindi niente, proviamo un barattolino di questi. Allora, abbiamo chiesto gentilmente se potevamo fare il video dei prodotti pescati e gentilmente ci hanno detto che sì, pagando 5 euro. Allora, intenditori, a me, aiutatemi, queste dovrebbero essere delle orate?
Questo è il baccalà di cui io vado matta. Questo pesce gigante a 7,96. Noi stiamo prendendo il tonno rosso, di cui siamo stragolose. Sai quanto mi costa darti gli alimenti? No, invece non è vero, non gli do gli alimenti. E il salmone a 11,89. E del congrio? Congrio, dovrebbe essere il tonno. E qui abbiamo un polpo grandissimo, guardate qua che impressione. Oh, è una piovra. E ti pareva che azzeccavo mai un pesce? E i calamari gigantissimi a 10,60 €. Mi pare sia un ottimo prezzo. Ogni tanto sento Grazia dire perdona, con la scusa di perdona si riserva di sbagliare un po' di termini. Ciao, ciao! Mi abbasso un attimo la mascherina perché ogni volta che cerco di farlo mi rimproverano e hanno ragione. E la verdura, la frutta non c'è in lista. Primo perché ce l'abbiamo, secondo perché di solito il sabato andiamo al mercato di Puerto del Rosario, costa un po' di più, insomma si trova poco qua, perché sull'isola piove poco e quindi quello che cresce fa molta fatica. Anche per una questione di gusto vi dirò che non lo trovo squisitissimo. Mi sono confrontata con persone vegetariane e vegane dell'isola e mi hanno detto anche loro che per un vegano qui la vita non è proprio facile. Però questa è una cerchia ristretta di persone. Ci sono 100-130 mila abitanti sull'isola, quindi sono sicura che ci sono altri luoghi dove comprare frutta e verdura, altri mercati. Noi siamo qui da pochi mesi e li cercheremo il sapore perfetto, non ci diamo per vinte. E quindi niente, ecco perché non li vedete, non li vedrete nel carrello, non li vedete nella lista. Rimetto la mascherina, mi rimproverano. Guarda, guarda, cosa ho preso? Altro pesce? Sì, sì, 2 sgombri freschi. 1 chilo di pesce a 7 €? Sì, sì. Buono, fantastico. Ok, Il quanto salmone. ben di Dio. Wow, hai preso anche col tonno che abbiamo visto? Sì, il tonno rosso. 3 fette. E quanto pesano? E non ci vedo. 630 grammi, 6,27 €. Il pezzo forte dell'alimentazione Mahorera, formaggio di capra. Si divide in 3 tipi di stagionatura: freschi, stagionati e semistagionati. Vi ricordo che parlo con la mascherina, quindi a volte mangio qualche parola, oppure il tono di Heidi quando era a Francoforte. Si sorride poco mentre si fa la spesa, in effetti. Siamo anche un po' stanchine perché abbiamo fatto tantissime cose. Non solo la spesa, però voi vedrete solo i filmati della spesa. Allora, per darvi un'idea, una caciotta stagionata di capra, ecco, parliamo di cifre reali, 1 chilo quasi 3, 11,96 €. Noi a casa ne abbiamo già tanti di formaggi di capra, quindi a questo giro passiamo. Poi ci piace spesso andare nell'entroterra e comprare direttamente dai contadini, è anche un modo per aiutarli. Allora, tra le varie cose che ci stupì, la prima volta che venimmo qua nel 2006, fu vedere i prodotti di igiene intima a un prezzo veramente stracciato, al punto tale che ci chiedemmo: ma saranno buoni? Ti fanno venire qualche allergia? Molti sono a base di aloe, cioè questi sono dei bottiglioni enormi da 1,2 litri di bagno schiuma, sperimentati. Poi certo, se uno è allergico di suo a tantissime cose è un altro discorso. Non è biologico, non sono quei prodotti da 10 € l'uno, sono prodotti normali da supermercato che di solito costano molto 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 di più, quindi sì, su questo sì. Qui abbiamo anche la linea Palmolive
che costa un po' meno, formato più grande. La linea Nivea, guardate i prezzi, rifatevi gli occhi. Ecco, io amo moltissimo i prodotti di igiene intima, le creme, e quindi mi saltò subito all'occhio tutto questo. Anche i prodotti maschili possono vantare dei prezzi eccezionali. Ricordo che anche 14 anni fa misi un video su Facebook e le persone rimasero esterrefatte e non sono aumentate di tantissimo da allora. Donne, che dire della tintura? Quando vi andate a comprare la tintura da sola al supermercato e la pagate come una messa in piega, guardate che scelta. Sull'aloe farò un video specifico perché Fuerteventura è famosa per l'aloe. E qui ci sono un po' di prodotti all'aloe o aloe. Cioè, capite? Una saponetta pura all'aloe 1,25 €. Chi vuol capire capisce. Non ho bisogno di dire altro. Ti vedo, sai, amante dell'aloe vera. Vieni fuori, palesati nei commenti. Dimmi cosa ne pensi di queste cose meravigliose. Allora, abbiamo finito la spesa. Questo è il nostro mega carrello. Sono circa 8 buste piene? Quasi 120 €. Siamo nel garage del centro commerciale, quindi le riprese vengono scure. Abbiamo completamente riempito il bagagliaio